Questa è una live che parla appunto dei blocchi durante la lettura dei tarocchi, no? E parliamo di come sbloccarsi appunto durante la lettura dei tarocchi. E vedremo insieme i motivi principali per cui si hanno ancora dubbi quando si leggono le carte, i tarocchi in particolare, errori comuni che alimentano questi dubbi e cosa invece aiuta a superarli e come puoi iniziare a fidarti della tua intuizione per appunto evitare di rimanere bloccato, bloccata durante le letture dei tarocchi. Ciao Loredana, ciao Bartolomeo, ciao Carla, ciao Elvira e ciao Roberta. Buonasera a tutti quanti. Dunque, questa è la seconda live che faccio su YouTube, ne sto pianificando altre per maggio. Appunto per incentrate sulla lettura dei tarocchi e come riuscirli a leggere in modo intuitivo, sicuro e quindi anche accurato. Fatemi sapere nei commenti, anche se poi la guarderete registrata, da quanto tempo leggete i tarocchi e quali blocchi incontrate, perché per me è interessante saperlo, mi aiuta anche magari a pensare ad altri tipi di live da fare in futuro. Ciao Sonia, ciao Veronica, ciao a tutti. Dunque, innanzitutto vi do il benvenuto sia a chi è in live, sia a chi viene più tardi, sia a chi la vede registrata. Per chi non mi conosce brevemente mi presento, sono Minti di Minti Taro, sono una cartomante tarologa e una coach sviluppo intuitivo. Mi trovate su questo canale YouTube, Minti Taro. Mi trovate anche su Facebook come Alice Minti e ho un gruppo Facebook che potete a cui potete partecipare, vi invito volentieri perché trovate tanti esercizi su come leggere i tarocchi in maniera anche intuitiva, insomma facendo leva sulla vostra intuizione. Si chiama appunto Risveglia la tua intuizione con i tarocchi, perché secondo me i tarocchi e l'intuizione sono molto molto legati. Io leggo i tarocchi da tanti anni, però appunto come un po' tutti penso agli inizi, non lo so, magari ero io particolarmente lenta, però ho avuto vari problemi all'inizio per riuscire a sentirmi proprio a mio agio con i tarocchi, per leggerli appunto in maniera fluida e accurata e soprattutto non meccanica. Mi sentivo in particolare spesso bloccata davanti alle carte e queste spesso non mi sembravano molto in linea con quello che chiedevo, no? Non sembravano non rispondere alle mie domande. E queste sono appunto delle live che dove cerco di condividere quello che ho imparato con i miei tentativi e i miei errori e le lezioni che ho imparato negli anni. Ciao Maria, ciao, buonasera anche a te, ciao. Tra l'altro insegno anche appunto come leggere i tarocchi e soprattutto come sviluppare la propria intuizione attraverso i tarocchi, perché appunto dal lato l'intuizione aiuta a leggere i tarocchi, anzi diciamo che è fondamentale secondo me, e dall'altro i tarocchi aiutano a sviluppare la propria connessione con l'intuizione attraverso, lo faccio attraverso soprattutto il mio programma a Taro Pro. Dunque, che volevo dirvi? Tra l'altro nella descrizione della live poi troverete un link per scaricare una guida gratis per iniziare a leggere i tarocchi in maniera intuitiva e anche professionale, perché appunto in maniera fluida e accurata come si dovrebbe fare a livello professionale. Allora,
Iniziamo subito, a meno che non avete risposto. Scrivete comunque nei commenti se avete dei blocchi particolari durante la lettura che mi fa piacere, insomma. Ciaone Patrizia, ciaone anche a te, ciao ciao. Allora, iniziamo subito a entrare nel vivo della questione, d'accordo? Allora, i motivi principali per cui hai o avete ancora i dubbi quando leggete i tarocchi. Allora, il primo motivo principale è che cerchi la risposta giusta nei significati delle carte e non nella tua intuizione. Ok? Per chi non mi conosce, lo specifico qua. Io sono molto contraria a imparare i significati delle carte, soprattutto a sforzarsi di impararle a memoria e soprattutto sforzarsi di applicarli ogni volta in maniera molto meccanica, perché sapere a memoria i significati non è sufficiente a leggere in maniera fluida e accurata le carte dei tarocchi, ma anzi è dannoso. Non ci sono significati tradizionali, fissi e mutabili. Vi ricordo che i significati sono stati creati da esoteristi, quelli che trovate nei manuali sono o interpretazione dell'autore del manuale o molto più spesso sono come dire, richiami ai significati elaborati precedentemente da esoteristi famosi quali Waite, Crowley, Levi, Papius, eccetera, eccetera, d'accordo? Che sono degli esoteristi che i primi, insomma, quelli che si sono più spesi sullo studio dei tarocchi. E l'hanno fatto, hanno elaborato questi significati sulla base sia della loro intuizione che sulla base di associazioni che hanno fatto fra le carte dei tarocchi e le varie discipline esoteriche quali la cabala, l'alchimia, l'astrologia, la numerologia, eccetera, eccetera. Quindi non date ascolto a chi dice ci sono dei significati tradizionali alla sono le cartomanti in passato si sono tramandati questi significati, eccetera, eccetera, perché uno, spesso le cartomanti nel passato non usavano i tarocchi, bensì o le sibille o le carte da poker, insomma, le carte da briscola, anche cose di questo tipo. E due, non c'è comunque una tradizione che sia stata documentata, perché spesso queste cartomanti non è che scrivessero libri, insomma, quindi anche fosse non si è persa. Quindi quella che trovate nei manuali non è sicuramente legata a questa tradizione popolare, e anche fosse una tradizione popolare, come tutte le tradizioni, lasciano il tempo che trovano, perché come dico sempre, non è che la tradizione vuol dire che è sceso Mosè con le tavole dal Monte Sinai, significati dei tarocchi. Insomma, i tarocchi non sono stati concepiti come mezzo di divinazione e quindi non sono stati creati con il libretto dei significati, d'accordo? Questo tenetelo sempre presente. Quindi anche ci fossero significati tradizionali, questo non vuol dire assolutamente che debbano essere seguiti, applicati questi significati come se fossero immutabili. Ok, allora, quindi, uno, non ci sono significati tradizionali, fissi e mutabili. Due, il focus sui significati che trovate nei manuali, per esempio, eccetera, limita le carte, perché i significati possono aiutare ad aumentare il nostro vocabolario, quindi va benissimo leggere libri
sui tarocchi, anche a livello avanzato, ce ne sono di buonissimi, soprattutto di autori americani, almeno secondo il mio parere, ovviamente. Per quanto riguarda il Rider Waite Smith, ci sono moltissimi manuali americani molto buoni. Un'autrice che a me piace molto, per esempio, è la Mary, credo, adesso non mi ricordo benissimo come si chiama, penso sia la Mary Kay Greer, e vi consiglio di leggerli, consiglio di leggerne più di uno, d'accordo? Perché arricchiscono il vocabolario di interpretazioni che possiamo dare alle varie carte, d'accordo? Però dovete prenderli come suggerimenti, non come se avessero appunto delle risposte giuste che bisogna applicare durante la lettura, d'accordo? Ehm, ehm, I significati sono solo la declinazione pratica in ambiti concreti, in letture specifiche dell'essenza della carta, cioè la natura intrinseca della carta, d'accordo? Ed è quella che va capita. L'essenza della carta deriva dalla simbologia che trovate sulla carta, dai richiami esoterici, culturali e intuitivi che vengono stimolati dalla simbologia che trovate sul disegno della carta, d'accordo? Poi questa essenza può essere, come dire, declinata in significati specifici in ambito finanziario, relazionale, della carriera, eccetera, eccetera, d'accordo? Però bisogna capire soprattutto la natura profonda della carta, la sua essenza, e una volta capita questa, la simbologia della carta appunto permette di innescare la nostra intuizione e di conseguenza poi di declinare l'essenza al caso concreto. Adesso faremo degli esempi specifici perché altrimenti rimane un discorso un po' astratto. Per esempio, poi faremo dei piccoli esercizi, però intanto vorrei farvi notare per esempio questa cosa. Questa è la carta dell'appeso, vedete che ha una simbologia molto particolare, un disegno molto particolare, no? C'è una persona legata a un palo a testa in giù, con una specie di aureola attorno alla testa e, e un'espressione abbastanza serena in volto. Anche rispetto ad altri mazzi tipo i tarocchi di Marsiglia, ha proprio un'espressione ieratica questo appeso nei tarocchi Rider-Waite Smith, no? Ehm, Deborah dice un libro che spieghi i simboli, c'è, sì che c'è. Allora, come dire, se voi cercate libri tradotti in italiano, purtroppo perché non, allora, Mary Kay Greer è una autrice che ha scritto tanti libri sui tarocchi, d'accordo? È una dei buoni autori sui tarocchi americani, cercate quelli americani in generale, secondo me. Lei in particolare è abbastanza famosa, purtroppo non pochi sono tradotti in italiano, quindi magari dovreste cercarli quelli in inglese. Tutti i manuali fatti bene partono dall'analisi della simbologia della carta, d'accordo? Ricordatevi questa. Se trovate un manuale che attacca subito quei significati, non è un manuale pensato, l'autore non l'ha veramente pensato, è semplicemente un manuale fatto così per chi proprio ha bisogno di una guida basica, poco più di del libricino che trovate nel mazzo stesso, d'accordo?
Allora, vedete che appunto che cosa abbiamo visto? Cioè questa simbologia qual è? Una persona rovesciata che guarda il mondo sottosopra, è una persona che è bloccata, non sembra neanche particolarmente disturbata da questo, ha un'espressione abbastanza tranquilla, abbastanza illuminata con questa aureola. Quindi dovete tener conto di questi simboli, descrivendo la carta, notate questi simboli che fanno parte della carta e da lì ricavate l'essenza. Si può parlare, è un'essenza che poi viene declinata in significati nei casi concreti, d'accordo? È un'essenza che parla in questo caso di blocco, di pausa, che ci permette magari di guardare la situazione da un angolo, una prospettiva diversa e che questo può essere benefico, no? Visto che, per esempio, c'ha l'aureola, insomma, è abbastanza ieratico, d'accordo? Può anche parlare di rinuncia, di sacrificio, perché comunque è una posizione, come dire, sì, una persona che sembra limitare se stessa più che essere stato limitato, visto che appunto ha questa posizione un po' yoga, no? Un po' ieratica. Patrizia dice guarda a 360 gradi, eccetera. Ok, quindi osservate la carta, riflettete su quello che vedete nella carta e prendete questi spunti per declinarli a livello pratico, d'accordo? Se parliamo di blocco, può essere appunto abbiamo detto, è un blocco, potrebbe essere una pausa, quindi che comunque può essere imposta o autoimposta, che può essere comunque in definitiva abbastanza benefica, dipende da altri fattori quali le carte accanto, eccetera, però adesso guardiamo solo una carta alla volta e che ci permette di vedere la situazione da una prospettiva diversa e quindi di aiutarci. Questo, che è l'essenza della carta, può essere applicato poi in maniera pratica in tante situazioni reali e quindi declinarla in significati concreti. D'accordo? La signorina Flaminia, il mio avatar della consultante, può chiedere alle carte se riuscirà a ottenere la promozione al lavoro, d'accordo? Viene fuori l'appeso, che cosa diciamo? Non al momento, ci vorrà più tempo, però fai tesoro di quello, di questa pausa perché ti permette di migliorare nel lungo periodo la tua carriera, perché ti permette di notare quello che puoi migliorare, ti permette di riflettere meglio sulla tua situazione e di trovare come dire, dei fattori, delle qualità da mettere in luce per la promozione in un successivo momento, per esempio, d'accordo? Deborah dice l'appeso può essere quella tranquillità post rassegnazione che poi ti fa vedere tutto in modo più chiaro. Certo, anche volendo appunto questa aureola dà anche un'idea di accettazione, si può essere letto, si può declinare in un significato, in un ambito, in una stesa più spirituale come morte dell'ego, accettazione dello status quo, non è rassegnazione, è lasciar perdere il controllo, ok? Farà meno di controllare tutto nella nostra vita, d'accordo? Per esempio. Loredana dice, l'appeso mi fa pensare a una persona che è obbligata in una certa situazione, che può essere fisica o psicologica, ma che le permette di vedere le cose in modo diverso grazie a questo fermo. Perfetto, d'accordo. Quindi mi raccomando, partite dalla descrizione della carta, partite dalla simbologia della carta. Questo vi permette di capire
l'archetipo, quando si parla di archetipo della carta, vuol dire l'essenza, un qualcosa di, come dire, che va oltre il tempo e lo spazio, nel senso che sono quelle situazioni, quelle, come dire, uh, quelle figure che sono comuni a tutti gli esseri umani, al di là dei confini territoriali, per cui lo capisce anche, lo capiscono anche in Giappone, d'accordo? Quindi morte dell'ego, lo stop che ti fa vedere le cose a 360 gradi, eccetera, eccetera, sono delle situazioni archetipali che poi possiamo declinare nel caso specifico durante la lettura. Perfetto, quindi prima cosa, non cercate, il motivo principale per cui avete dei dubbi durante la lettura è che cercate di fare riferimento, trovare la risposta giusta nei significati e non nella vostra intuizione, perché se voi vi focalizzate sulla vostra intuizione, questa si connette alla simbologia della carta e vi permette di trovare la risposta giusta appena vedete la carta, d'accordo? Secondo motivo per cui ci sono questi dubbi durante la lettura è che non sapete interpretare o non sa interpretare le carte in ogni contesto. Abbiamo visto che l'essenza della carta è un concetto che fondamentalmente è un archetipo che comunque può essere declinato in vari contesti, d'accordo? Che cosa vuol dire? Che l'essenza della carta è qualcosa di flessibile e deve rimanere tale, d'accordo? Quindi va semplicemente allungata, resa più espansa o accorciata, eccetera, come se fosse una palla di pongo, d'accordo, e adattata per rispondere a qualsiasi contesto e a qualsiasi domanda. Quindi i tarocchi come strumento sono molto flessibili ed è il loro vantaggio rispetto a altri sistemi divinatori, tipo per esempio adesso mi viene in mente le sibille, eccetera, sono molto più flessibili perché hanno molta più simbologia sulle carte e quindi la intuizione di volta in volta magari ci pone l'attenzione su uno dei vari simboli che troviamo sulla carta, d'accordo? A volte abbiamo, come dire, la nostra attenzione viene concentrata sull'aureola, altre volte sul fatto che si è con le mani legate dietro la schiena, altre volte che si è a testa in giù, d'accordo? Quindi quando guardate la carta in maniera intuitiva, uno dei vari simboli magari ha più attenzione, prende, come dire, si fa notare di più e questa è la vostra intuizione che vi parla, che vi, come dire, dirige verso uno dei particolari simboli che notate sulla carta, d'accordo? Però di per sé, appunto, i tarocchi sono degli archetipi molto flessibili e possono quindi essere letti in ogni settore, in ogni domanda. Le domande anche proprio di tutti i tipi, non solo chi, cosa, ma anche perché succede qualcosa, dove succede qualcosa, quando succede qualcosa, come succede qualcosa, d'accordo? Per poter interpretare le carte dei tarocchi, per rispondere a tutte queste domande in tutti i vari ambiti, dal lavoro all'amore, all'evoluzione personale e spirituale, è fondamentale raggiungere una flessibilità mentale che permetta di ricevere messaggi appunto dalla nostra intuizione. Vi faccio degli esempi concreti che sono successi proprio a me. Allora,
Per esempio, una volta ho letto le carte ad una persona che chiedeva quando avrebbe incontrato la persona giusta per una relazione con lei, d'accordo? E ho tirato soltanto una carta e, ed era il 4 di spade, d'accordo? Quindi cosa vediamo nel 4 di spade? Vediamo una persona stesa, anche qui un po' in forma un po' ieratica, però in un luogo silenzioso, sicuramente, sembra proprio ehm, ehm, c'è solo lui, fondamentalmente da solo, e sembra un po' in posizione di riposo, di meditazione, d'accordo? Io guardando questa carta, la domanda è stata quando, mi è venuto in mente quando sarà in vacanza, d'accordo? Perché proprio mi è venuta in mente l'idea di una spa, di un luogo anche proprio rilassante dove ci si potesse rigenerare, d'accordo? E la persona lì, la signora, è rimasta molto sorpresa perché ha detto: Ma tanto bene, il prossimo weekend vado in vacanza con una mia amica in una spa. Spero che l'abbia trovata la persona giusta nella spa, però insomma il concetto è che non è che tra i significati che trovate in un libro vi viene fuori, ah, il 4 di spade significa vacanza, significa spa, d'accordo? Però se voi siete flessibili a livello mentale e quindi liberi da qualsiasi tipo di pregiudizio e non come dire, limitati dalle possibilità interpretative che vi danno i manuali, vi viene subito un flash, molto probabilmente. Può essere un'immagine, può essere un'idea, può essere un pensiero, un suono, un qualsiasi cosa, una sensazione, un'emozione. Guardate la carta e viene fuori la risposta così, come fulmine a ciel sereno, d'accordo? Un'altra volta, per esempio, dovevo cercare dove avevo perso la sigaretta elettronica, che la perdo, la perdo sempre, e ho tirato fuori una carta chiedendo appunto dove era questa benedetta sigaretta e mi era venuto fuori il 4 di bastoni, d'accordo? Sì, Deborah, anche un sarcofago, è vero, è vero. In quel caso l'ho vista più positiva, però sì, può essere anche un ospedale, lì sta un sarcofago, esattamente. Il 4 di bastoni, per esempio, se guardate di solito i manuali che fanno riferimento a Rider Waite Smith, parlano di celebrazioni, di stabilità, di matrimonio, cose di questo tipo, d'accordo? Giardino, eccetera. Brava Roberta, anche giardino poteva essere. A me lì per lì, guardando la carta, ho visto questo specie di baldacchino, a me ha fatto venire in mente un mobile, le gambe di un mobile, d'accordo? Non c'entrava assolutamente niente, non è un mobile no, per niente, però guardando proprio la carta così mi è venuto questo flash e avevo ragione, ho sotto il mobile, d'accordo? Così funziona. Guardate la carta, cercate di liberare un attimo, dovete imparare anche a rimanere un attimo, poi lo spiego magari più là, farò una diretta presto dedicata a come proprio migliorare non la propria intuizione, però come dire, dare più spazio alla propria intuizione. Però come dire, dovete imparare a dare un microsecondo di tempo all'intuizione per esprimersi, ad ascoltarla. E spesso non ci si riesce appunto perché non siamo abituati a darglielo e quindi c'è magari la voce
con cui parliamo a noi stessi normalmente, no? Che è poi la voce della mente cosciente, che parla di continuo e magari si inizia subito a dire, oddio, che diceva il manuale, ah sì, questo è un baldacchino, allora il baldacchino, invece no, stoppate semplicemente e ascoltate se viene fuori qualcosa, d'accordo? Intanto volevo vedere un attimo se avevate... Allora, Patrizia, parlava per esempio che ha difficoltà a capire le carte negative in una stesa libera, senza posizione, pur leggendole, al diritto. Allora, su questo, Patrizia, ehm, faccio riferimento alla live che ho fatto la volta scorsa, perché spiegavo proprio come le carte non vanno viste come negative o positive, bensì come uno spettro di possibilità la cui, dal negativo al positivo e la cui sfumatura va come dire, influenzata, cioè cogliamo la sfumatura più positiva o più negativa, più ombra, più luce a seconda delle carte accanto. Um, poi, ok, allora, avrebbe incontrato un ritiro meditazione di riposo, Loredana, esatto, esattamente, quel 4 di spade, esatto. Quindi il secondo motivo è appunto rimanere con la flessibilità mentale. Questo è fondamentale per ricevere i messaggi, d'accordo? Quindi lasciarsi come dire, non avere il pregiudizio sulla carta, d'accordo? Semplicemente guardarla e ascoltare qualsiasi messaggio intuitivo vi arrivi in quell'esatto momento in cui guardate la carta. Terzo motivo è non saper collegare le carte fra di loro, perché tutte le carte sul tavolo comunicano tra loro e si influenzano a vicenda, appunto come dicevo l'altra volta sulla live e come parlavo 5 minuti fa. Se non si riesce a leggere il dialogo che si instaura fra le varie carte sul tavolo, va a finire che la lettura diventa un patchwork di significati imparati a memoria, ovvero l'esempio che ho notato è metto 5 carte per rispondere a una domanda, no? L'ho visto fare molto spesso nei gruppi di Facebook, la domanda magari è ehm, mi ricontatterà il mio ex oppure ritornerò insieme al mio ex? La interpretazione era fondamentalmente un mix, un patchwork, nel senso come interpretazione di ogni singola carta, cercando di trovare delle connessioni che però non c'erano, perché la carta rimaneva come dire, interpretazione rimaneva rigida per ogni carta, del tipo sì, vedo che lui è arrabbiato, sì, vedo che c'è un incontro, sì, vedo che però frequenta un'altra persona allo stesso tempo, eccetera. Questa è proprio l'interpretazione. Però vedete che è un patchwork di interpretazione di ogni singola carta senza capire come queste si influenzano e dialoghino fra di loro. Il messaggio non ha una coerenza interna e fondamentalmente la lettura non rispondeva alla carta. Vedo questo e quell'altro, ma non si capiva se tornavano insieme oppure no. D'accordo? Quindi, se non si riesce a far collegare le carte fra di loro, la lettura diventa meccanica,
assolutamente non fluida, quindi il messaggio non ha una coerenza interna, cioè c'è un affastellamento di storie che si notano, ah c'è la ex, ma c'è un'altra donna, ah ma è arrabbiato. Mi ricordo a volte parlavano anche del fatto che era al lavoro, che non aveva assolutamente senso nei confronti della domanda, d'accordo? E quindi non si capisce il messaggio della lettura e ovviamente la lettura va a finire che non risuona con il consultante, perché non risponde alla domanda del consultante, d'accordo? Assolutamente. Ricordatevi che il lavoro del cartomante, del tarologo, eccetera, è quello di un cantastorie, non nel senso che inventa storie, ma proprio che le racconta, d'accordo? Fa leva sul potere dello storytelling, della narrazione, delle carte che trova sul tavolo, d'accordo? Per dare un senso alla situazione del consultante, un responso significativo, utile e quindi trasformativo per il consultante, d'accordo? Un conto è dire, ah, vedo questo, vedo quell'altro, come così, senza una coerenza interna, eventi slegati fra di loro. Un conto è dire, vedo che tornerete insieme, ma dovrete superare questo tipo di prove, dovrete imparare questo tipo di lezioni e tu in particolare dovresti far questo e quell'altro, il famoso consiglio delle carte e lui venirti incontro in quell'altro senso. Per esempio, questa è una storia con un capo, un inizio e una fine, d'accordo? Quindi è fondamentale capire e sentire le carte come comunicano fra di loro. Patrizia dice praticamente l'intuito è veloce, appena si vede una carta da subito immediatamente la spiegazione. Sì, allora il messaggio intuitivo è veloce, è molto veloce, come una specie di canalizzazione, però è molto flebile, d'accordo? Se voi non vi abituate a tenere sotto controllo i pensieri, quelli della mente cosciente, questi sono molto più rumorosi e quindi non lo percepite, d'accordo? Veronica dice fai un esempio con 3 o 4 carte, dunque fammi pensare. Allora, 3-4 carte in mano è difficile, però vediamo un po'. Allora, facciamo che la domanda è, la signora Flaminia chiede, dopo il litigio avvenuto, non so, una settimana fa, no, con il signor Alfonso si è negato, non chiama più, non risponde ai messaggi, eccetera, eccetera. E lei chiede appunto alle carte, cioè torneremo a parlare, no? Supereremo questa litigata, eccetera, eccetera. E adesso vediamo un po' che può venire fuori. Adesso prendo 2 carte. Allora, allora, per esempio, viene fuori il 4 di coppe con il 2 di... eh, ehm, ah sì, beh, facciamo senza fare le combinazioni perché sennò diventa complicato. Sì, passato, presente e futuro, per esempio. Ok, allora, vediamo che so, il passato è il 4 di coppe,
il presente è il 2 di denari e il futuro è la temperanza, d'accordo? Le stesse, tra l'altro, con le posizioni, spesso se come dire, si vuole appunto creare una storia, una narrazione che permetta di dar senso alla situazione del consultante, sono molto più, come dire, efficaci per analizzare una situazione rispetto a buttar lì 5 carte per rispondere sì o no, d'accordo? Per esempio facciamo quindi com'è la situazione fra loro due, fra la signorina Flaminia e il signor Alfonso, se appunto come sarà nel futuro da qui a 3 mesi, d'accordo? Perché poi il futuro c'è tra 3 mesi, c'è tra 6 mesi, c'è tra un anno, quindi bisogna dare comunque un limite quando si cerca di vedere l'evoluzione di una situazione. Allora, nel passato abbiamo il 4 di coppe, vediamo che c'è una specie di insoddisfazione a livello emotivo, anche una forma di distacco, una forma di no di noia, in questo caso direi proprio di stanchezza, è come disturbata la situazione, d'accordo? Quindi se la domanda riguarda la relazione, è la relazione che ha un problema emotivo, d'accordo? Se parliamo del signor Alfonso, è il signor Alfonso che è un po', come dire, distaccato emotivamente, disturbato dalla presenza della povera signorina Flaminia. Al momento è una forma, si cerca di, come dire, è una forma di transizione in questo caso il 2. Vedete c'è questo signore, questo giocoliere che sta tentando di bilanciare i due pentacoli. In questo caso a me fa venire in mente che come dire, i due pentacoli sono loro due, la signorina Flaminia, il signor Alfonso, che stanno andando su e giù, che è una forma proprio di transizione, non sanno bene decidere da che parte andare, è in alto mare, diciamo, la situazione, vedete ci sono le onde dietro, quindi è ancora tutto molto confuso, molto in transizione, d'accordo? Fosse la domanda relativa al signor Alfonso, è lui che sta soppesando la situazione, se vale la pena o non vale la pena ricontattare la signorina Flaminia o meno. Futuro, c'è la temperanza. Allora, la temperanza è una carta di tempo, di guarigione nel lungo periodo, di temperare in questo caso vuol dire limitare gli eccessi, limitare le possibilità, temperare come dire, diluire il vino con l'acqua, quello che sta facendo adesso l'angelo, e quindi supereranno questa fase se a livello di relazione, ma anche a livello di Alfonso direi di sì, perché è comunque una carta di guarigione. Ci vorrà più di 3 mesi secondo me. È comunque cioè magari si ricontatteranno, però ci sarà un po' di attrito ancora. Questa fase del 2 sarà più lunga, appunto perché la carta della temperanza è una carta di lungo periodo, ha bisogno dei suoi tempi, come se dovessero riconoscersi ancora, che dovessero adattarsi l'un l'altro di nuovo. Vedete come diventa una storia che ha senso, d'accordo? Date la risposta alla domanda, però vedete la progressione nel tempo. Il passato che cos'è? È la causa di quello che sta succedendo adesso e di quello che succederà nel futuro. E il presente è come stanno agendo loro due, quindi è la causa degli eventi futuri, d'accordo? Questo è un discorso un po' lungo da fare, che non vorrei fare adesso, però quando leggete posizioni del passato, presente e futuro, vedete in termini di cause e conseguenze, d'accordo? Perché questo responsabilizza un po' il consultante, non sono eventi esterni che capitano molto spesso, è come noi reagiamo
volendo, agli eventi, d'accordo? Roberta, passato hanno vissuto bene ma non sono riusciti a cogliere ciò che avevano, infatti, benissimo, ora infatti è situazione traballante, perfetto. Futuro troveranno l'equilibrio ma devono pensare a cosa vogliono veramente, perfetto. Deborah si sente troppo soffocata dalle attenzioni da chioccia signorina Flaminia, vero, vero. Signor Alfonso è indeciso, Elisa la vede un po' negativa, lui la chiama il tempo ma senza importanza. Perfetto. Deborah, da cosa si intuisce che ci vorranno almeno 3 mesi? Perché io ho fatto la domanda, si riconcilieranno fra 3 mesi? Però la temperanza come carta finale del futuro è una carta molto lenta, quindi mi dà l'idea, ho l'intuizione che ci vorranno più di 3 mesi, d'accordo? Andrà avanti, ma mm, si contatteranno sicuramente, ma ci saranno ancora un po' di frizione. La completa guarigione ci vorrà un pochino più di 3 mesi. Suggerirei di rileggere le carte fra 3 mesi alla consultante. Allora, la causa era apatia, per esempio, Elisa. Perfetto. Mhm. Patrizia, scontento, questo porta a uno squilibrio, ma poi arriverà l'equilibrio e tornerà tutto a posto perché le due monete ballano, invece le coppe non ballano, sarà tutto a posto. Perfetto, perfetto. D'accordo, perfettissimo, siete bravissimi. Allora, quindi, riassumendo un attimo quello che abbiamo detto fino adesso, cos'è che vi porta a essere bloccati? Oddio, e adesso queste carte che vogliono dire, come le interpreto, eccetera, eccetera. Perché puntate a ricordarvi i significati o comunque cercate la risposta giusta nei significati e non ascoltate la vostra intuizione e non fate attenzione alla simbologia della carta che poi comunica con la vostra intuizione, d'accordo? Secondo motivo principale è non essere flessibili abbastanza da saper declinare le carte in l'essenza della carta per ogni contesto e per ogni domanda di qualsiasi tipo, dove, come, quando, chissà cosa, eccetera. Perché, chi, cosa, e rimanere flessibili cosa vuol dire? Non avere pregiudizi, d'accordo? Leggete i libri, non prendeteli come dogmi, come oro colato, d'accordo? Ascoltate soprattutto quello che vi suscita quando guardate la carta, ok? Terzo motivo molto importante è non riuscite a interpretare, cioè rimanete bloccati davanti alla stesa e non sapete come interpretarla perché non riuscite a notare come dialogano le carte, non sapete collegarle. Questo è fondamentale perché avere questo tipo di sensibilità permette appunto di creare una storia che abbia senso, d'accordo? È fondamentale. Poi ci sono oltretutto degli errori comuni che alimentano i dubbi, secondo me. Cercare conferme esterne, per esempio in Google o chiedere ad altri nei gruppi tipo Facebook, eccetera, cosa vuol dire questa stesa, cosa vuol dire questa carta, come si interpreta questa carta in questo contesto, eccetera, eccetera. Questo non va bene, cioè mh, è limitato perché bisogna proprio ascoltare la propria intuizione e fidarsi di essa. Le carte parlano al nostro inconscio, al tuo inconscio, d'accordo? Chiedere agli altri aiuta ad arricchire il proprio vocabolario,
ah, non avevo mai pensato che magari effettivamente il 4 di bastoni potesse ricordare un tavolo, per dire una cavolata del genere, è un aumentare il proprio vocabolario, d'accordo? Ma chi ha estratto le carte ha l'ultima parola, perché uno deve comunque soprattutto tenere in conto la propria intuizione, d'accordo? Se io mi faccio leggere le carte da qualcun altro, io mi fido della sua intuizione, d'accordo? Non comincio a dire, a mettere in discussione la sua interpretazione delle carte, perché le carte sono uscite per rispondere all'inconscio della persona che mi ha letto le carte, non al mio. D'accordo? C'è un legame fra il mazzo di carte e il nostro inconscio. Escono in maniera sincronica, per una questione di sincronicità, le carte che meglio rispondono alla domanda in base a come noi le vediamo nel nostro inconscio, nell'inconscio del cartomante proprio, di colui che ha estratto le carte, di colui che è lì per leggere le carte, d'accordo? Non all'inconscio del consultante. E quindi è la tua intuizione che ti dice come interpretare le carte ogni volta. Bisogna imparare a usare le carte come un innesco alla propria intuizione per percepire i messaggi intuitivi e dargli ascolto. Anche quando queste interpretazioni, questi messaggi intuitivi sembrano non essere collegati a quello che noi sappiamo normalmente della carta. Esempio, 4 di bastoni col tavolino, d'accordo? Io nel mio programma, quando lavoro con i miei studenti, non do la mia, me la chiedono, a volte la do se proprio me la chiedono, ma io non insegno dando le mie interpretazioni delle carte. Io do estrema libertà nell'interpretazione delle carte perché sono convinta che le carte parlano all'inconscio della persona che le ha estratte e perché dargli la mia interpretazione toglie la fiducia in loro stessi ai miei studenti, d'accordo? Invece il lavoro che devono fare è proprio acquisire fiducia nella loro intuizione. Quindi invece che dare delle interpretazioni, dei significati e dirgli sono questi e non altri o che altro, io li guido attraverso delle strategie a capire come percepire messaggi intuitivi e a fidarsi di questi. Ok, e poi con gli esercizi, con tanti esercizi, ovviamente riescono a fidarsi della loro intuizione e quindi di loro stessi. Quindi conferme mai, non cercate conferme esterne, cercate suggerimenti, suggerimenti sono sempre ben accetti, ma poi siete voi che decidete, d'accordo? Un po' come adesso faccio un esempio molto banale, ma quando comprate un vestito potete chiedere a un amico o a un'amica se gli piace, ma poi siete voi che dovete indossarlo, d'accordo? Quindi è a voi che deve piacere. Lo stesso discorso, ok? Ehm, ok. Un altro errore che secondo me va evitato è tenere gli appunti, i libri vicino a sé durante la lettura o usare ancora peggio le carte con le parole chiave, d'accordo? Quando si è studiato, si è studiato un manuale, si sono letti 2 o 3, quello che vi pare, eccetera, si studia, ma quando si interpreta, quando si leggono le carte, si mettono da parte i manuali, le parole chiave e tutto. Penso di aver fatto un video specifico su questo argomento ed vi consiglio di guardarlo perché spiega proprio questo meccanismo. Un conto è quando si studia, perfetto, però quando leggete le carte dovete andare assolutamente a braccio. Perché? Perché leggendo le parole chiave sulle carte, guardando sempre gli appunti, perché oddio non mi ricordo che vuol dire questa carta, eccetera, eccetera, voi state bloccando l'intuizione, date spago in realtà alla parte più analitica
della vostra mente, e quella al momento non serve, d'accordo? Quando dovete ascoltare la vostra intuizione, dovete dare spazio alla parte più intuitiva di voi, la vostra mente. Quando poi studiate, quando poi dovete giustificare la intuizione ricevuta, potete utilizzare la parte analitica della vostra mente. D'accordo? Però mettete tutto sotto chiave su un cassetto a parte quando leggete le carte, andate assolutamente a braccio. E poi un altro errore comune è non esercitarsi in letture reali con persone sconosciute, ma magari leggere le carte solo per se stessi. Perché dico questo? Perché quando si leggono le carte a se stessi si hanno molti condizionamenti, conosciamo la nostra situazione e quindi abbiamo dei pregiudizi su quello che le carte dovrebbero dirci e quello che effettivamente è il loro messaggio per noi. Se leggiamo ai nostri familiari, se leggiamo ai nostri amici, abbiamo dei pregiudizi sulla loro situazione, su quello che è nella loro testa, e quindi leggiamo le carte in maniera condizionata. Quando le leggiamo a sconosciuti di cui non sappiamo assolutamente nulla, non abbiamo questi condizionamenti, non abbiamo questi pregiudizi su quello che effettivamente è la situazione del consultante, e questo dimostrerà, se lo fate, vi dimostrerà che la vostra intuizione ha ragione, d'accordo? Il dare ascolto ai propri, a propria parte più analitica blocca molto la lettura delle carte, perché oddio, perché c'è questo sole quando in realtà la situazione di mia sorella è terribile, d'accordo? Ma non lo sai, cioè non lo sai qual è effettivamente la sua situazione interiore, se non esteriore, non siamo al 100% del 24 ore con lei, d'accordo? Non lo sappiamo, è una illusione che sappiamo effettivamente quello che succede nella vita di chi conosciamo. Pare brutto dirlo, però anzi, meglio così, anzi, una bella libertà, d'accordo? Ciao Medlink, buonasera. Ok? E quindi io vi sprono a leggere le carte per degli sconosciuti. Non so se l'avete mai sentito dire, ma tra cartomanti si sa che si leggono meglio le carte a chi non si conosce, appunto per questo motivo, che a chi si conosce. Art of the Soul Multiverse dice: ciao, secondo me una variante della stessa è il risultato della connessione ed interpretazione fra consultante e tarologa. Sì, c'è un momento sincronico fra i due subconsci, i due inconsci e le carte, sicuramente sì. Però l'interpretazione, secondo me, l'ultima parola ce l'ha, cioè se dobbiamo tra la cartomante, la tarologa e uno che sta in un gruppo Facebook, l'ultima parola ce l'ha la cartomante tarologa, d'accordo? Poi magari tra il consultante e il tarologo si può instaurare un dialogo e interpretare insieme le carte. Questa è una cosa bellissima che capita soprattutto con le tecniche di tarologia o di tarot coaching. Mm. Guarda, Deborah chiede una carta positiva in una posizione di svantaggio o viceversa. È un po' fuori tema al momento. Ti consiglio di guardare la live che ho fatto la settimana scorsa, che parla proprio di questo e do parecchi esempi su questo. Ehm, come interpretare una carta tendenzialmente negativa in una posizione positiva, eccetera. Ah, Manuel, ok, ciao, ciao Manuel, ciao. Quindi, cosa bisogna fare per iniziare a fidarsi della propria intuizione?
Riconosci la differenza fra intuizione e un pensiero, diciamo, della mente conscia, questo ne ho accennato prima. Sembrano simili ma non lo sono. Sembrano simili perché entrambi, pensiero e messaggio intuitivo, soprattutto se è in forma di idea, ehm, vengono, diciamo, in maniera senza preavviso, in forma di immagini, di parole, di sensazioni, eccetera, ma c'è una differenza sottile e fondamentale. L'intuizione è proprio un lampo, arriva in maniera, il messaggio intuitivo, arriva in maniera immediata, chiara, d'accordo? Ehm, arriva e tu sai, ok? Non hai bisogno di convincerti, d'accordo? Non hai bisogno di darti spiegazioni, c'è una sensazione di certezza, d'accordo? Il pensiero, diciamo, della mente conscia invece è più costruito, spesso a volte associato, vabbè, questo è un altro caso, però diciamo durante la lettura, come dire, è accompagnato di solito da una forma di ragionamento analitico, d'accordo? Quindi dunque, questo vuol dire questo, cioè il 4 di bastoni, dunque il 4 di bastoni vuol dire stabilità, quindi dunque questi sono il tipo di costruzione analitica che non è l'intuizione, ma è un pensiero della mente conscia, d'accordo? Quindi, in sintesi, secondo me, la maggior parte delle volte per poter capire se si è in presenza di un pensiero della mente conscia o di un pensiero della mente intuitiva, cioè un pensiero dell'intuizione, bisogna chiedersi se questo pensiero, questa informazione è arrivata a discatto o ci avete pensato sopra, d'accordo? Quando poi avete un dubbio su come interpretare una carta in particolare, cioè se per esempio la carta della temperanza, nel caso della signorina Flaminia e del signor Alfonso, ehm, eh, come dire, superano o non superano questa discussione, d'accordo? È una carta abbastanza dubbia, nel senso non si capisce bene, non è un bel sole, non è una torre, non è un diavolo nero brutto, un 10 di spade terribile. Quindi che cosa facciamo? Come la interpretiamo? Abbiamo dei dubbi, chiudiamo gli occhi, in questo caso, io dico molto spesso anche ai miei studenti, chiudiamo gli occhi, facciamo 3 respiri profondi, apriamo gli occhi e vi fermate, date quel microsecondo di tempo per cogliere l'impressione della carta. Vi sembra positiva? Vi sembra negativa? Tornano o non tornano? E lo ricevete, d'accordo? Semplicemente cercate di stoppare un attimo il pensiero analitico, d'accordo? E chiudere gli occhi, calmarsi con la respirazione, fare uno stacco mentale, riaprirli e farsi impressionare, diciamo, dalla carta, aiuta moltissimo a cogliere appunto il messaggio intuitivo che la carta vuole innescare, d'accordo? È come fondamentalmente bisogna imparare a creare un vuoto in cui la voce della mente tace e permette così di percepire l'intuizione attraverso sensazioni, emozioni, potete avere un senso di liberazione, potete avere un'emozione di pace, d'accordo? Allora, vorrei riassumere un attimo perché oggi ho parlato di tantissime cose. Allora, i motivi principali, di nuovo, per cui
ci si blocca davanti alla lettura dei tarocchi sono non saper, non cercare le risposte giuste nell'intuizione, bensì nei significati che si sono imparati delle carte. Seconda cosa, non avere la mente libera da pregiudizi e flessibile a tal punto che si riesca a interpretare le carte in ogni contesto e per ogni domanda. Ultimo, non riuscire a collegare le carte fra di loro e non capire come dialoghino fra di loro tutte le carte della stesa, tutte le carte che trovate sul tavolo, d'accordo? Ulteriori errori che vi consiglio di non fare è cercare conferme esterne, ma sentire la propria intuizione e dargli credito. Tenere gli appunti libri vicino a sé durante la lettura, assolutamente mettete dentro un cassetto e non esercitarsi in letture reali con persone che non si conoscono. Tra le altre cose, non so se lo sapete, ve lo dico, il giovedì pubblico un post ogni giovedì, ogni settimana, dove potete proporvi come lettori o per scambi di letture gratuitamente, proprio per motivi di studio, d'accordo? E quindi poi per messaggio privato vi scambiate le domande e le vostre letture, d'accordo? Ed è secondo me uno strumento molto utile che avete a disposizione nel mio gruppo Risveglia la tua intuizione con i tarocchi. Um, e, e appunto, come ho detto fin dall'inizio, i tarocchi sono uno strumento estremamente prezioso per sviluppare la connessione con la propria intuizione, perché le carte sono proprio un innesco per la nostra intuizione ed è questo che poi i miei studenti imparano. D'accordo, con Tarot Pro, perché è proprio un percorso disegnato per attivare l'intuizione, leggere le carte in modo combinato, con strategie avanzate che permettono di vedere il dialogo fra le varie carte e leggerle in ogni tipo di contesto per rispondere a ogni tipo di domanda, con esercizi appunto su casi reali, perché la pratica guidata appunto senza dover cioè non dare i significati, non dare la propria interpretazione, ma far tirar fuori la propria interpretazione dalle persone, secondo me è molto molto più costruttivo, molto più vantaggioso per migliorare appunto la lettura delle carte. Tra l'altro, se volete informazioni sul programma, ogni tanto ci sono dei posti liberi, potete benissimo scrivermi a mintitaro@gmail.com oppure su Facebook mi trovate come Ales Minti e potete mandarmi un messaggio su Facebook. Avete delle domande su quello che ho detto fino adesso? È tutto chiaro? Vediamo un po'. Roberta dice, la superano con tanta calma la temperanza, mi dà l'impressione della calma, infatti. Allora, ok, perfetto. Dunque, leggerò tutti i blocchi che mi avete scritto all'inizio sulle chat e se guardate questa live registrata, scrivete nei commenti poi se avete appunto dei blocchi in particolare durante la lettura dei tarocchi, perché mi dà modo di avere degli spunti di riflessione per altri tipi di live, d'accordo? Mi fa molto piacere. Spero sia stata veramente utile questa live, che vi abbia dato degli spunti, se non altro, di riflessione
e di aiuto appunto per non rimanere bloccati durante la lettura dei tarocchi. E noi ci vediamo presto. Ciao, ciao, grazie ancora per aver partecipato. Ciao e buon 25 aprile. Ciao.